Bentornati nel forum. Oggi parliamo del gioco di ruolo cartaceo di Dishonored, sviluppato da Federico Sons e Virginia Page, edito dalla Modifius e distribuito in italiano dalla Need Games. Lo dico subito, non ho mai avuto modo di giocare al videogioco, però ovviamente so di cosa stiamo parlando dal momento che a una certa età e comunque in quel periodo mi ricordo non si parlava praticamente d'altro. Dal momento che stiamo parlando del gioco di ruolo cartaceo, vi prego, niente commenti qua sotto sulla qualità in sé per sé del videogioco, non siamo qui per quello, ma soprattutto vi prego non fate come sotto al video del gioco di ruolo di The Witcher dove qualche genio è venuto e l'ha scambiato per la recensione per l'appunto del videogioco facendoci una figura un po' barbina per essere gentili. Inoltre in fondo al video proverò a fare un confronto con un altro gioco di ruolo che a Dishonored deve molto e che abbiamo già trattato qui sul canale, ovvero Blades in the Dark, dove in fondo al video tra l'altro cercherò anche di dire quale a mio parere è il sistema migliore per giocare questa particolare ambientazione. Dal momento che si tratta di un titolo della Modifius o Modifius, non ho mai capito come si pronuncia sinceramente, ma vabbè, il sistema non poteva che essere il 2D20 System, che in effetti questa è la prima volta che ve ne parliamo sul canale, quindi nel caso non lo conosceste, cosa di cui in realtà sinceramente dubito, ma vabbè, in quel caso vi avremmo fatto conoscere un sistema nuovo. Vediamo quindi come sempre l'ambientazione, stavolta però un po' riassunta perché comunque parliamo di un videogioco vecchio di 10 anni, e poi la creazione del personaggio, il sistema e lasciamo in fondo le considerazioni come sempre. Inizio subito col dire che non sapevo che Dishonored fosse classificato come Gaslamp Fantasy, ovvero quel sottogenere inventato nel 2006 dalla fumettista Kaja Foglio, che mescola elementi steampunk con elementi fantasy gotici e cupi, oltre che a una fantascienza impazzita, un po' come se mescolassimo Jules Verne a Bram Stoker. In effetti elementi riconducibili a questo genere si possono ritrovare nella Lega degli Straordinari Gentlemen di Alan Moore e in Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Per quanto mi riguarda possiamo benissimo definirlo come steam fantasy, anche se le tecnologie di Dishonored funzionano per lo più ad olio di balena, se non mi ricordo male. Che facciamo? Inventiamo il whale punk o che so io? Battute a parte. Nel capitolo 8 troviamo una comoda timeline degli eventi principali sia di Dishonored che di Dishonored 2, in modo da darvi la possibilità di scegliere voi in quale momento della lore ambientare la vostra campagna. Tuttavia, essendo il capitolo dedicato a Dunwall, il manuale dà per scontato che voi giochiate durante gli anni della peste, quindi più o meno quando comincia la storia del videogioco in sostanza. Oltre a Dunwall troveremo descritte le altre città dell'isola di Gristol, più minuziosamente invece la baia di Karnaca, le isole di Serkonos e Morley, complete di mappe, se non sbaglio le stesse apparse nei videogiochi. Usi e costumi, i quartieri, le fazioni con le sue personalità più importanti, per esempio i lealisti, la storia del posto e i suoi rapporti con l'impero e i numerosi agganci narrativi per il master. In pratica, se avete amato l'ambientazione di Dishonored, avete letteralmente di tutto. Il comparto grafico e delle illustrazioni è ottimo e queste trasmettono esattamente la stessa atmosfera che avevamo conosciuto con i videogiochi. Il manuale approfondisce anche le tematiche trattate nel videogioco che stavolta potete far vivere ai vostri personaggi e non solo al povero malcapitato Corvo Attano. Il tema dell'ordine contro il caos, rappresentati da un lato dall'impero e dall'altro dall'esterno, il trickster di questo mondo. Il tema dell'integralismo religioso rappresentato dall'abbazia dell'uomo qualunque e la sua ipocrisia quando si tratta di mantenere il potere per raggiungere determinati scopi, vi basti pensare all'alto sacerdote Campbell. In ultimo luogo ovviamente il tema della lotta tra classi, l'aristocrazia ormai decadente e pigra come non mai, la borghesia imprenditoriale in ascesa grazie alla crescente industrializzazione e la classe operaia che de facto costituisce la spina dorsale dell'impero e mantiene tutti quelli sopra di essa. In questo mondo fatto di scontri tra fazioni, pugnalate alle spalle, grandi ambizioni e poteri occulti, si muoveranno i vostri personaggi, quindi direi di passare alla loro creazione. Prima di tutto scegliete 2 verità per i vostri personaggi, ovvero 2 frasi che ne riassumono le caratteristiche fondamentali. Le verità inoltre sono anche dei piccoli dettagli di scena che tanto i giocatori quanto il master possono creare per cambiare la situazione a proprio vantaggio, elemento questo che vediamo tra poco nel sistema. Scegliete dunque uno dei 13 archetipi, come per esempio l'assassino, il cacciatore, il duellante, eccetera, a seconda del ruolo che volete occupare all'interno del gruppo.
Le abilità sono semplicemente 6, le quali a loro volta andranno combinate con i 6 stili. Sia le abilità che gli stili in fase di creazione avranno un valore compreso tra 4 e l'8, a seconda dell'archetipo che avete scelto e delle inclinazioni del vostro personaggio. Tuttavia un personaggio deve avere anche delle competenze un po' più specifiche, espresse in questo caso dai focus. Ne avrete 4 in fase di creazione e possono spaziare tra i più disparati argomenti, come le armi da fuoco, la chirurgia, la persuasione, perché no, insomma una vasta gamma di possibilità. In ultimo luogo avrete dei talenti associati al vostro archetipo, i quali vi conferiranno dei bonus meccanici, come per esempio alcuni potrebbero riguardare il poter rilanciare i dadi, il tirare dei dadi in più durante una prova o perché no infliggere più danni per esempio. Il capitolo 6 e 7 del manuale riguardano l'equipaggiamento, quindi armi ed elisir che potete usare, e l'oblio, in particolar modo gli amuleti d'osso e il loro utilizzo. Ebbene sì, in un gioco di ruolo di Dishonored non potevano mancare gli amuleti d'osso, così come non poteva mancare il simbolo dell'esterno, selezionabile come talento che vi darà, se posseduto, accesso a dei poteri giustamente sovrannaturali, che tra l'altro ho trovato decisamente simili a quelli del videogioco, scelta questa che ho particolarmente apprezzato. Riguardo l'oblio, i vostri personaggi possederanno per l'appunto dei punti oblio che, se spesi, gli consentiranno per esempio di rilanciare i dadi, creare verità o trasformare il normale risultato di un dado in un successo critico. Come funzionano i successi critici lo vediamo tra un momento. Prima che me ne dimentichi, ci sono anche le rune, i cui effetti e limiti di utilizzo anche questi sono piuttosto simili al videogioco. Detto questo, possiamo passare al sistema. Come detto prima, il sistema è il 2D20 System di Nathan Dowell, apparso in Mutant Chronicles, Conan il Barbaro, Achtung Cthulhu e Dune, per citarne alcuni, ma ce ne sarebbero altri in realtà. Quando vogliamo effettuare una prova, il master dichiara una difficoltà tra 0 e 5. I giocatori quindi sommano il valore di abilità e stile utilizzati per ottenere il proprio numero obiettivo. A questo punto lanciano 2d20 controllando che il risultato di ciascun dado sia pari o inferiore al numero obiettivo. Se si utilizza un focus, un risultato pari o inferiore conterà come un successo critico, equivalente a 2 successi, idem se il risultato di un dado è pari a 1. Se il numero di successi corrispondono alla difficoltà della prova, questa viene superata. Se inferiori è fallita e accadrà qualcos'altro, mentre se sono di più la prova viene superata e si genera momentum, una riserva di punti che ci può consentire di comprare D20 in più da lanciare, creare verità o porre una domanda al master alla quale dovrà rispondere sinceramente. Un risultato pari a 20 invece farà sorgere una complicazione che a volte potrebbe trattarsi di una verità o in alternativa il master può generare 2 punti caos. Come dà nome, il caos rappresenta quelle forze sulle quali i personaggi non hanno il controllo in conseguenza alle loro azioni, e come il momentum per i PG si tratta di una riserva in mano al master che può spendere per comprare D20 per i tiri dei PNG, creare una verità dopo un loro tiro o impedire ai giocatori di creare una loro verità. In generale, durante le scene il master stabilisce la posta in gioco ed eventuali conseguenze, mentre i giocatori possono compiere una sola azione durante il loro turno: creare una verità in modo da cambiare la situazione, effettuare una prova di abilità o passare il turno. Similmente a Klotos, le distanze sono divise in intervalli, ovvero a portata, vicino e distante. Meccanica che non poteva mancare e che avvicina ulteriormente questo gioco a Blades in the Dark sono le tracce, per lo stress, per la reputazione, la furtività, eccetera. Infatti potreste ricordarvi degli orologi del progresso che abbiamo visto anche in Fabula Ultima, la reputazione che rafforza il potere della gang in un territorio e lo stress per segnare le ferite. Il combattimento funziona tramite prove abilità o contrapposte tra un attaccante e un difensore, in cui infliggeremo stress al bersaglio in base all'arma utilizzata. Immancabili le fazioni con i rispettivi codici di comportamento, reputazione e obiettivi, approfondite nei capitoli 8 e 9, che a seconda di dove ci troviamo l'appartenenza ad essa può fare la differenza durante una missione. Considerazioni. Ammetto di essere un po' scettico quando si tratta di dover adattare un videogioco famoso al gioco di ruolo cartaceo. Cercate di capirmi, non è che di recente abbiamo avuto esempi chissà quanto virtuosi,
specialmente quando vengono sviluppati con un sistema di gioco datato e nato con uno scopo diverso rispetto a quello del tema trattato, vero? Tuttavia devo riconoscere che Dishonored, gioco di ruolo, ha avuto una cura e un'attenzione verso molti elementi del videogioco che ne hanno fatto, nonostante non abbia un sistema proprio, una trasposizione tutto sommato adeguata e rispettosa dell'originale. Il 2D20 System, a mio parere, è buono, sì, per i giochi adrenalinici, ma comunque non proprio adatto a tutte le ambientazioni, atmosfere e stili di gioco. Ora, riguardo anche l'essere adrenalinico, in realtà qualcosa da dire ci sarebbe. Tra la somma dei valori delle abilità, i diversi stili, più i focus, i vari bonus, la spesa del momentum e del caos, siamo di fronte ad uno di quei giochi in cui secondo me basta veramente poco per ingolfare la sessione. So che questo ultimamente è diventato un po' un mio chiodo fisso durante le ultime recensioni fatte, ma d'altra parte cercate anche in questo caso di capirmi. Se un sistema mi viene presentato in una certa maniera, mi aspetto determinate cose. È anche vero però che nell'introduzione del manuale si parla più di personaggi con determinati scopi, con una buona dose di conflitto interiore, di fragili alleanze e di lame nell'oscurità. E a questo proposito, come promesso, cerchiamo di fare qualche confronto con Blades in the Dark. Dishonored è diventato particolarmente famoso per le meccaniche stealth, che sono certamente replicabili all'interno del 2D20 System, tuttavia a mio parere non in maniera così preponderante come ci si potrebbe aspettare, dal momento che stiamo pur sempre parlando di un sistema generico applicato a diversi giochi con poche variazioni di volta in volta, come per esempio può essere lo Year Zero per i giochi Free League. In più la risoluzione delle azioni l'ho trovata un po' più rapida in Blades in the Dark. Aggiungo inoltre che proprio per questa sua natura più eroica e adrenalinica del sistema ho percepito molta meno pericolosità per i personaggi rispetto appunto a Blades in the Dark. Mi è dispiaciuta l'assenza di una meccanica tipo quelli dei flashback, però devo dire che qui in una minima parte le verità assolvono a questa funzione, anche se poi non sono esattamente due cose così identiche. Da un lato parliamo di un vero e proprio elemento temporale, da un altro più di un elemento, di un dettaglio in scena. Tuttavia bisogna anche essere oggettivi. Blades in the Dark ha un sistema tutto sommato un po' più avanzato, mentre il 2D20 System invece si presta molto meglio per un neofita o comunque con un giocatore con meno esperienza, certamente un po' più tradizionale nelle dinamiche di gioco. Quindi il mio giudizio a grandi linee più o meno è questo: appartenete alla prima categoria di giocatori, provate Blades in the Dark, viceversa provate questo gioco di ruolo di Dishonored, o comunque quello che sta più nelle vostre corde, lo stile di gioco che si adatta più a voi come giocatori. Il gioco di ruolo, il bello di questo mondo è proprio questo, che ce n'è per tutti i gusti. Come avrete capito, in linea di massima propendo un po' di più per Blades in the Dark, dal momento che si avvicina più al mio stile di gioco come giocatore e lo trovo molto più in linea con l'atmosfera che Dishonored ci ha voluto proporre, ma questa ovviamente resta semplicemente una mia opinione personale. Detto questo, questa era la mia opinione sul gioco di ruolo cartaceo di Dishonored. Ringraziamo il nostro tribuno Andrea Biasone che ha reso possibile questa recensione, e come al solito, se questo video vi è piaciuto, io vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale, di lasciare un mi piace, di passare dalla nostra pagina Facebook e di seguirci sul nostro profilo Instagram. E se volete fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo, vi invito a unirvi anche al nostro gruppo Telegram. Daniele, dal forum Sententiam, chiudo.